Il saggio trae beneficio da una seconda opinione. Miei Padawan, bentornati. Ringrazio gli abbonati YouTube Gond Bombarolo, Malfa32, Alberto Piancastelli, Edo92 e Kratos e Ward per il grande sostegno. Vuoi fare altrettanto? Puoi abbonarti qui o sul sito Viola, effettuare una donazione, lasciare un mi piace e seguirmi su Spreaker, Instagram e Facebook. Inoltre, a grande richiesta, ho creato una wishlist di Amazon. Se vuoi farmi un regalo o aiutarmi con l'acquisto di nuovo materiale, trovi il link nella descrizione. Ogni prodotto sarà aperto in diretta mentre rispondo alle domande che puoi legare al pacco. Per finire avrai sicuramente notato la nuova ed entusiasmante sigla di apertura ad opera del grande Diego Rossini, alias il mitico Verial. Con il suo aiuto la forza è potente in noi. Prima di partire disattiva Adblock, lascia un mi piace, invita amici ad unirsi a noi e bentornato nella galassia lontana lontana. (19) BBY. Nella battaglia di Ringo Winda, il clone Tap, in evidente stato confusionario, ha ucciso la maestra Tiplar. Il precedente ha scosso i Jedi che, preoccupati della possibile esistenza di una tossina in grado di alterare i soldati, hanno richiesto esami più approfonditi sul pianeta Camino. Il timore dell'Alto Consiglio è che non sia un caso isolato. Cosa accadrebbe se ovunque, da un momento all'altro, tutti i cloni dovessero rivoltarsi contro di loro? Tale pericolo è reale. E se lo fosse, come si può rimpiazzare milioni di soldati senza lasciare indifesa la Repubblica? We must find the truth behind this situation, or we could find many more clones turned against us. Prima di procedere è bene fare una rettifica. Sebbene abbia diviso gli scontri anno per anno, di recente lo Story Group ha modificato il calendario. Pertanto la sesta stagione è ora collocata nel 20 BBY. Per coerenza narrativa io continuerò come fatto finora, procedendo con la vecchia datazione e segnalandovi le differenze. Torniamo su Camino. La triste storia di Tap e Fives l'abbiamo già analizzata nell'episodio 35, Clone Protocol, quindi soffermandomi su elementi nuovi andrò più spedito su altri. Tap, scortato ai laboratori, viene analizzato dalla dottoressa Nala Se. Il medico caminoano è tra gli elementi più brillanti in clonazione, responsabile del progetto Clone Troopers e supervisore della Grande Armata fin dal 32 BBY. Con lo scoppio della guerra offre consulenza medica e riabilitazione ai soldati feriti o con apparenti anomalie fisiche e mentali. Tuttavia, nonostante l'immagine mite e benevola, Nala Se non è diversa dai suoi simili, è orgogliosa dai successi ottenuti, considera i cloni una proprietà usa e getta. Se può curare un soldato ben venga, altrimenti meglio ritirarlo ed eseguire un'autopsia per studiarne il problema. I am in charge of this examination and I will decide what is best for my patient. Nei Caminoani c'è un evidente atteggiamento di superiorità sui soldati. I primi sono creatori mentre i secondi meri prodotti con numeri di serie. Tale posizione differisce dall'ambasciatore Jedi su Camino, la maestra Shakti, che al contrario considera i cloni degli esseri viventi al servizio della Repubblica. Il dualismo rappresenta un buono spunto di conversazione. I Caminoani, altezzosi e razionali, non si pongono problemi morali e non comprendono i principi dei Jedi. Inoltre, forti dell'evoluzione scientifica, non approvano di buon grado religioni, credenze spirituali e concetti mistici come quello della forza. Ahimè, i cavalieri sanno poco e nulla di Camino. Dooku ha cancellato le informazioni dagli archivi e il pianeta si trova nelle regioni extragalattiche, oltre i confini delineati. Attraverso i secoli la civiltà caminoana si è evoluta in modo indipendente e completamente isolata rispetto a quella di altri mondi. Forse non è un bene guidare un esercito creato da una specie prosperata al di fuori della Repubblica e che considera i Jedi troppo dogmatici e confusionari. Potrebbero nascere dispute diplomatiche, ad esempio, a chi appartiene la Grande Armata? Alla Repubblica, di cui Palpatine è il capo in comando e i Jedi suoi generali. Tuttavia i cloni e il loro corredo genetico appartengono ai Caminoani. Il governo di Camino è leale al committente, prima Saifo Dyas e dopo la sua morte Darth Tyrannus. Pertanto può escludere sia il Senato che l'Alto Consiglio Jedi sul malfunzionamento di un clone e quindi sulla prassi da eseguire. Every clone and their genetic makeup is property of the Kaminoan government. Fin dai primi esami Nala Se capisce che l'aggressività di Tap è dovuta al malfunzionamento del chip inibitore, che ha causato inavvertitamente l'attivazione del protocollo 66. Quindi, anziché comunicarlo ai Jedi o alla Repubblica, si consulta con Lama Su, ministro di Camino, e insieme lo dicono al committente, Darth Tyrannus. Perché non avvertire altri?
poiché Saifo Dyas, nelle sue visioni, vedeva una guerra intergalattica tra due movimenti politici entrambi sostenuti da Jedi. Non sapendo chi, quando, come un cavaliere avrebbe tradito la Repubblica, fornì ai Kaminoani un chip inibitore come salvaguardia contro i Jedi ribelli. Dopodiché, per avere la garanzia sull'efficacia della contromisura, scelse di secretare il protocollo 66, quindi di mantenerlo segreto. Ad oggi soltanto Nala Se, Lama Su, Darth Sidious e Darth Tyrannus sanno del chip e sono intenzionati a mantenere il silenzio. Per i Sith è essenziale celare l'inganno, mentre i Kaminoani sono convinti si tratti di tutelare la Repubblica nell'evenienza di un colpo di stato da parte dei Jedi. Ugualmente ambo le parti insistono per ritirare Tap ed eseguire un'autopsia sul corpo per capirne le cause del malfunzionamento. Tuttavia anche Fives è in quarantena su Kamino e indagando nei laboratori ha scorto i segni di una cospirazione ai danni dei cloni. Insieme al droide medico AZ-3 estrae una massa tumorale dal cervello di Tap, convinto che sia questa la causa della sua aggressività. Purtroppo, fisicamente debilitato e stremato dai numerosi test, l'amico non sopravvive all'intervento. Tuttavia, in un ultimo e rilassato respiro, ringrazia Fives per averlo liberato dalla missione, quella missione che tutti i cloni conoscono. No. Fives non si fida dei Kaminoani e vorrebbe far analizzare il tumore dall'ordine Jedi. Tuttavia qui entrano in gioco equilibri politici e burocratici. La dottoressa Nala Se e la maestra Jedi Shakti discutono per studiare il tumore. In assenza di un compromesso si appellano quindi al cancelliere supremo, capo della Grande Armata. Palpatine non può ovviamente permettere che l'Alto Consiglio analizzi il chip organico, ma nemmeno può esporsi. La soluzione ottimale è far studiare la forma tumorale al centro medico di Coruscant, luogo neutrale tra Jedi e Kaminoani. We are in agreement, then? Yes, sir. In realtà la decisione serve solo a guadagnare tempo, scambiare il chip con un'altra provetta, quindi manipolare le prove. Inoltre, per insabbiare l'accaduto, i ricordi di Five devono essere cancellati, ma il clone si ribella e insieme Easy tenta la fuga rubando l'inibitore organico. Nala Se, sulle sue tracce, non si spiega il dissenso del soldato. Nel caso di Tap è stata un'anomalia ad attivare un prematuro protocollo 66. Invece, Five perché si ribella? La dottoressa ha un'interessante congettura. I Jedi, come ad esempio il generale Skywalker, potrebbero stimolare pensieri creativi nei cloni. L'impulso, molto forte fra i membri della 501esima Legione, potrebbe sviluppare un comportamento divergente, più autonomo ed emancipato. Quindi, alla ricerca di risposte, Five individua la natura del tumore e chiede a Easy di operarlo per sapere se il chip è presente anche in lui, quindi in ogni clone. La scoperta è clamorosa. L'inibitore organico viene impiantato in ogni embrione durante la fase 3 dello sviluppo, su richiesta del maestro Jedi Saifo Dyas. Perché una precauzione simile? Per la prima volta dal 22 BBY l'Alto Consiglio nutre dubbi sulla Grande Armata. Da anni comandano un esercito efficace e leale, ma non sanno di preciso chi lo abbia finanziato. Hanno una vaga idea dei motivi che portarono Saifo Dyas a crearlo, ma non hanno la certezza del suo scopo. Non solo, è tutto vago, confuso. Perché Dooku cancellò Kamino dagli archivi? È possibile che abbia usato le ricchezze familiari per finanziare l'esercito? E se lo ha fatto, quali rischi potrebbero esserci? Will this interfere with Protocol 66? No. Davanti a tali domande i Jedi esigono risposte. A che cosa serve il chip organico impiantato nei cloni? Semplice, risponde Nala Se. A limitare l'aggressività della matrice. Senza l'inibitore ogni soldato sarebbe una minaccia pari a Jango Fett. Ad esempio, nel caso di Tap, il malfunzionamento ha provocato l'uccisione di un cavaliere. Non è quindi consigliato rimuovere il chip. By removing your chip, you are a threat. We must terminate this trooper immediately. Nonostante la risposta appaia ragionevole, Shakti è ancora in dubbio. Quindi, avvalendosi della proprietà repubblicana sui cloni, scorta Five e le prove dal cancelliere supremo Sheev Palpatine. Come farà Darth Sidious a districarsi in questo ultimo ostacolo? Lo scopriremo nel prossimo episodio. Io sono Emilio Valotti del canale YouTube The Unbounce e ti ringrazio per la compagnia. Lascia un mi piace, condividi il video e come sempre, che la forza sia con te.